Ma salve amici e bentornati sul canale. Eccoci qua nella caldissima luglio del 2024 e giornate a bollino rosso come dicono i giornali, però io devo dire che quest'estate rispetto alle altre estati è iniziato un po' dopo, il caldo è arrivato un po' dopo, quindi non vorrei che continuasse poi successivamente anche nei periodi di raccolta delle olive, della vendemmia, che sia caldo molto in quel periodo. Però a me va bene sempre tutto, mi accontento. Infatti sono le 3:30 di pomeriggio, fa molto caldo, sentite le cicale cantano come non mai, ma siamo qui perché io vi avevo già annunciato da qualche mese che avevo intenzione di portare questa sfida, la sfida di quest'anno, quindi il muro di quest'anno. Dovete sapere che in queste ultime settimane, così per aggiornarvi, ho fatto varie lavorazioni, vado spesso fuori a lavorare in aziende, ho fatto 2 muri a secco da 2 privati, sul gruppo Facebook ogni tanto posto qualcosa, e però io mi ero promesso l'anno scorso, dopo aver finito quell'altro, perché dovete sapere ne ho fatti altri 3 l'anno scorso all'interno del mio terreno, ne ho fatto uno piccolo qua a casa, ma roba di una giornata e mezzo di lavoro, ma questo muro che vi farò vedere fra qualche minuto sarà un'impresa, sarà un lavoro abbastanza stancante, non me lo fa fare nessuno di farlo, però sono anni da quando ho comprato questo terreno qua, che era abbandonato prima. Oltre a fare gli altri muri mi sono sempre detto questo muro lo devo fare, questo muro lo devo fare, anche perché ragazzi le energie che ho ora non ce l'avrò fra 10 o 15 anni, quindi è bene che queste cose le faccia all'inizio, così fra 10 o 15 anni sarò meno giovane, perché gli anni passano anche per me, perché io ho sempre fatto questo nella vita e comunque mi accorgo che rispetto a 10 anni fa comincio a invecchiare anch'io, nonostante io sia giovane ancora. Però questa cosa la voglio fare adesso e sarà un lavoro abbastanza potente, diciamo, e pesante. Cercherò di farlo via via, quando cerco di ritagliarmi più giornate libere possibile, anche perché io non faccio vacanze quest'anno, quindi, ma non le faccio mai, però anzi a me piace, agosto è un mese che mi piace molto, anche perché rispetto a luglio cominciano a cambiare le giornate, durano un po' meno, un po' più fresco, si lavora meglio. E in questo video non deve essere una ripetizione dell'altro video, questo video deve essere semplicemente un ampliamento delle condizioni e soprattutto delle cose che vi racconto. Io non voglio essere un maestro, questo ve l'ho sempre detto e ve lo dirò sempre. Io oggi faccio il muro, ieri ho fatto un'altra cosa, poi ho rifatto un altro muro. Queste sono tutte condivisioni che io porto su questo canale perché voglio che la gente faccia lo stesso. Questo è un muro molto più complicato, le modalità sono le stesse più o meno di costruzione. Sarà molto complicato trovare i sassi perché molti li hanno portati via, quindi sicuramente mancheranno i sassi. Non so se dovrò ripartire dal basso oppure se un livello del muro c'è di già, questo non si sa, però adesso vi faccio vedere il tutto e poi cominciamo la lavorazione, perché inizialmente bisogna fare pulito perché c'è un casino della Madonna. Adesso vi faccio vedere. Allora amici, eccoci qua in questo muro, che in realtà non so quanti metri siano, come vedete la rottura purtroppo comincia da lì, ma dovete sapere fino a qualche anno fa era molto meno. Ora sta continuando a spanciare, perché dovete sapere la struttura cerniera, perché questa struttura, i muri a secco sono fatti a cerniera, purtroppo continua a crollare all'infinito a meno che uno non riprenda in mano il muro. Quindi vedete, qui sono anni che è crollato, qui ci sono passati i cinghiali e i daini, ci passano tuttora i cinghiali, i daini, i caprioli, c'è proprio una strada, anche i cacciatori ci passano. Saranno, penso, forse già quando ero bambino, quando avevo 5-6 anni era già crollato questo muro, quindi sono veramente tantissimi anni e nessuno ci ha mai messo le mani, perché chiaramente se lo fa fare a qualche ditta è un costo abbastanza elevato. Qui mi ci metto a farlo io, sicuramente mi costerà un sacco di tempo ma anche di soldi, perché chiaramente non potendo andare a fare altri lavori ci rimetto. Però per me questa non è assolutamente una rimessa, ma è un'opportunità per imparare nuove cose, perché questo muro sarà una sfida. E poi è anche un modo per dare più valore al terreno. Dovete sapere che questo dove sono ora non è mio, è del mio vicino. Gli ho chiesto chiaramente il permesso per poter fare questa lavorazione, lui me l'ha dato senza problema, anche perché anche lui ne giova di piacere, perché chiaramente poi lo vedrà lui, non lo vedrò io. Però io, come vedete, ho degli olivi qua sopra, qui l'erosione sta continuando a portar via la terra, infatti sopra nella parte superiore del terreno a me manca la terra, quindi
una delle altre lavorazioni sarà quella di riportare su tutta la terra, che non sarà una lavorazione facile, però cerchiamo di arrangiarci. C'è questa pianta di alloro che è cresciuta senza nessun tipo di controllo, questa andrà presumo tolta, però mi sa che questa pianta non è dentro il muro ma è leggermente spostata, poi è cresciuta un po' a caso, vedete, c'è un po' di casino, quindi nei prossimi giorni, penso che in questi primi 2 giorni di video, quando appunto dedicherò il filmato alla lavorazione di svuotamento, perché prima c'è da levare tutta questa roba, tutti questi sassi vanno tolti come abbiamo fatto nell'altro video, e poi successivamente bisognerà togliere la terra, scavare dentro, perché come dico sempre il riempimento per un muro è la cosa più importante, e nulla, quindi non so da quale parte cominciare, però dovete sapere bene che l'importante quando si fa un muro a secco è l'organizzazione, quindi io mi organizzerò che siccome questo muro è molto grande, farò 2 aree dove metterò i sassi, quelli buoni, per la costruzione del muro, 2 aree dove farò la postazione per i piccoli sassi che servono per il riempimento. Chiaramente non so quanto tempo ci vorrà, io credo che lo finirò entro la fine dell'estate, magari finisco prima, magari lo faccio in 2 settimane, questo non lo posso sapere, anche perché non so, come vi ho già detto prima, se questo muro parte da zero oppure c'è una parte di muro sotterrata, perché se è sotterrato difficilmente crolla, sicuramente qualcosa di sotterrato c'è, però come vedete i sassi sono tantissimi, sicuramente sono stati spostati da altre parti. Faccio vedere anche qui che purtroppo c'è un canale di scolo che è stato otturato. Praticamente il canale di scolo è dove confluivano tutte le acque, e tra l'altro questo canale di scolo arriva dritto dritto giù al fiume. Chiaramente adesso non è più utilizzabile perché ci vorrebbero non so quante persone per rimetterlo a posto. Fosse mio cercherei di rimetterlo quantomeno a posto, ma non essendo mio purtroppo posso fare ben poco. E niente ragazzi, io direi che possiamo cominciare a spostare i sassi che si vedono, anche perché penso che la pianta la toglierò domani. Vedete tutti questi sassi ci sono in questa zona, li andrò a dividere, li andrò a mettere in posti dove non mi danno noia, e poi chiaramente cominceremo tutto.
Allora amici, la lavorazione che sto facendo ora è molto importante perché per 2 o 3 motivi. La prima è perché praticamente sto organizzando il lavoro, quindi quando sarò a costruire, perché alle persone sembra strana, ma questo è il lavoro peggiore quando si fa un muro a secco: togliere, svuotare, non costruire. La costruzione, bene o male, secondo me è quasi la chiusura del ciclo del lavoro. Adesso invece uno deve essere scaltro nel organizzarsi, quindi lasciarsi lo spazio per lavorare. Quando uno sposta le pietre grandi, chiaramente non prenderle, farle ruzzolare, e anche quando si ricostruisce. Ma quando uno porta via le pietre grosse, vi faccio vedere per esempio questa pietra è perfetta per un muro a secco, anche questa accanto più o meno. Cioè, dovete sapere che quando vedo pietre del genere io tiro un sospiro di sollievo, perché quando metto una pietra del genere a me il muro mi si alza tantissimo. Poi chiaramente bisogna riempirlo dietro, però questi sassi già cominciano a essere interessanti. Vedete, mi sto facendo il mio spazio, qua farò un riempimento, vedrete lì mi farò un'altra area dove ci saranno altri sassi grandi a questa maniera. È tutta una questione di organizzazione. Questa è la lavorazione peggiore per un muro a secco, perché chiaramente c'è tanta roba, bisogna spostarla, ci sono le piante nel mezzo, ma quelle le togliamo senza nessun tipo di problema. E poi veramente una volta che uno è entrato qui cerca di fare lavorazione. Chiaramente all'inizio uno vede un casino, perché in questo momento c'è un casino. Piano piano, come le formiche, bisogna portare via la roba e cercare di metterle nella maniera possibile. Vedete, io sto mettendo sparse. I sassi grossi li sto lasciando all'inizio perché? Per quale motivo? Perché i sassi grossi bisogna posizionarli all'inizio del muro. Come faccio io a alzare un sasso del genere? Certo, sono forte, ma un sasso del genere peserà penso 50, 60, 70 kg. Come posso metterlo nella parte più alta del muro? Questi sono i muri, questi sono i sassi che mi lascio all'inizio perché li devo mettere all'inizio. Poi, quando ci sono sassi di questo tipo, un po' più piccoli, posso andare anche a mettere all'ultimo livello del muro. Infatti vi faccio vedere questo muro qua accanto, che dove lì praticamente sta venendo giù tutto. È stato costruito, è fatto benissimo questo muro, infatti non so chi l'ha fatto, ma non so se è sempre vivo, ma gli faccio i complimenti. Vedete, è stato diciamo fatto con un criterio simile al mio. Vedete, sono stati messi i sassi più grandi sotto, perché chiaramente un sasso del genere come si fa a pretendere di essere messo lassù? E vedete, è stata fatta a cerniera perfetta, ci sono anche poche zeppe, quindi questi avevano anche sassi buoni. E poi chiaramente da qui comincia il crollo. Vedete, qui ci sono dei sassi, questo qui fa spavento da quanto è grande, e non so nemmeno se riuscirò a spostarlo, penso mi ci vorrà una leva. E poi vedete qui c'è tutta l'aria. Niente, continuo a pulire e poi quando smetto stasera vi faccio vedere a che punto sono arrivato. Eccoci qua amici, ore 20, adesso faccio festa perché vado a mangiare. E mi sono fermato solamente un'ora e mezza perché avevo degli impegni di burocrazia e come sempre odio queste cose, ma faccio vedere un po' la situazione. Vedete, di pietre ne ho spostate tante, sto entrando dentro, voglio entrare dentro e poi pulire qui tutta questa siepe, la voglio togliere. Spero non sia dentro il muro, ma se no la leviamo. Qui ci sono tutti i riempimenti che però cercherò di ammontarli il più possibile. Poi continueremo anche di là, sposteremo tutta la roba qui, poi entreremo dentro. Poi chiaramente c'è da fare anche tutta questa parte di qua, che però qui il muro è un po' più basso, dovrebbe essere anche un po' più semplice. Non so se tutti questi sassi sono di tutto il muro, se sta ammucchiata roba qui, questo non lo posso sapere. Però penso le 2 ore di lavoro che ho fatto, dai, penso di essere soddisfatto. Comunque ho spostato un sacco di roba. Poi come vi ho già detto, secondo me questa è la parte più importante del muro, perché quando poi sei già dentro e cominci a mettere i sassi sei già più tranquillo, perché vedi il muro che sale e ti viene la soddisfazione. Questa è la lavorazione un po' più pesante, c'è da togliere la terra, i sassi, è un po' più pesa. Poi come vi ho già detto, questa terra cercherò di riportarla su, perché su c'è proprio delle mancanze, perché con la pioggia c'è l'erosione chiaramente. Infatti i muri a secco servono per questo, per rallentare i flussi dell'acqua, fermare l'erosione, filtrare l'acqua, portare l'acqua nei canali di scolo. Un tempo c'era proprio tutto uno studio, adesso è stato tutto cancellato. Comunque ci vediamo domani, che domani ci sono, invece venerdì dovrò andare in Chianti a fare dei lavori col trattore, però domani mi sparo questa bella giornata intera, poi la sera devo andare a fare le barbatelle, però almeno si va avanti per cui. Va bene? Ciao!